Altro progetto in linea con le tendenze di quest'estate, ma cosa vuoi di più? Scrivimelo nei commenti. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima clutch bag in Utah, super estiva, super in trend, molto facile e veloce da realizzare a prova di principiante, vedrete perché passo passo vi guiderò alla costruzione soprattutto della patella. Tutto il lavoro si svolge lì, ma nello stesso tempo vi mostrerò anche come ho inserito queste bellissime perline in legno. Anzi, andiamo all'occorrente. Ho utilizzato all'incirca 80 grammi di juta, degli avanzi che avevo a disposizione, anche in questo caso uncinetto 3,5. Ho utilizzato 21 perline in legno che ho utilizzato anche per altri progetti, uno scampolo per foderare la clutch bag, ma questo passaggio è facoltativo, una chiusura magnetica direttamente da cucire sul corpo della nostra clutch bag e a piacere potete utilizzare due moschettoni per inserire 1,10 m di catena, giusto per portarla a tracolla, oppure un solo moschettone per andare a realizzare un manico da polso, proprio come ho fatto io. A me piacciono entrambe le soluzioni e vi consiglio di fare altrettanto. Se non vi piace l'aiuta potete comunque utilizzare qualsiasi altro filato, se la desiderate più grande potete farlo e nel tutorial vi dirò come. Questo è tutto, non occorre altro, spero che il progetto di oggi vi piaccia, fatemi sapere nei commenti, spero proverete a replicarlo e mi raccomando, se lo fai citami, menzionami nei tuoi post, nelle tue storie, in questo modo vedrò la tua creazione realizzata con i miei tutorial, ti dirò la mia e farai cosa gradita. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi, sigla! Ho avviato 45 catenelle che corrispondono più o meno a 28-29 cm. Aggiungo un'altra catenella ma soltanto per ritornare indietro a punto alto. Nella maglia dietro della catenella vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi. Procedo in questo modo per un totale di 44 punti alti, poi nel 45esimo punto vediamo come continuare. Quarantaquattresimo punto alto e nell'ultimissimo punto catenella vado a lavorare 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ultimo punto, settimo punto. Tenete bene in mente che dalla riga successiva in poi lavoreremo soltanto su questi 7 punti, mentre tutti i punti che abbiamo già lavorato, i 44, rimangono invariati. Fatto questo aumento bello sostanzioso, non ci rimane che prendere il filo e andare a lavorare i 44 punti alti, finché non terminiamo tutta la riga. Sono al termine della riga della primissima, vado a lavorare l'ultimissimo punto alto, il 44esimo. Catenella, giriamo e continuiamo per la riga numero 2. Intanto vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi e intanto vado a lavorare i primi 44 punti alti. Ho lavorato i primi 44 punti, adesso da ora in poi utilizzerò dei marcapunti per rendere ancora più comprensibile lo schema di questa zona, della zona costituita dai 7 punti alti, perché ripeto, tutto lo schema si svolge proprio qui, in questi 7 punti. Andiamo a lavorare nel primo punto di 7 un punto alto.
che andiamo a segnare col marcapunti. In questo modo sappiamo che questo è il primo dei 7, ok? Man mano andiamo avanti di riga in riga, ovviamente non saranno più 7 i punti, ma saranno di più. Fatto questo, facciamo 2 catenelle di separazione. Se avete anche voi delle perline, io utilizzerò queste in legno. Mentre procedete con il lavoro, applicatele. Io ne applicherò una qui, quindi faccio passare la perla in legno attraverso l'uncinetto, prendo il filo, faccio passare tutto e chiudo. Prendo il filo, vado direttamente nel punto successivo senza saltare punti. Quindi prendo il filo e chiudo. 2 catenelle di separazione, vado nel punto successivo e faccio un punto alto. 2 catenelle di separazione, prendo la seconda perlina, faccio passare tutto e poi faccio il punto alto nel punto successivo. 2 catenelle di separazione, un punto alto nel punto successivo, 2 catenelle di separazione e inserisco la terza ed ultima perlina. Ok, punto alto, ultime 2 catenelle di separazione e vado a lavorare l'ultimo punto alto di 7. E infatti proprio in questo punto metto il marker. Ok, ora dal punto successivo in poi fino a tutta la riga abbiamo 44 punti alti. Li andiamo semplicemente a lavorare. Adesso facciamo una cosa per accorciare i tempi di questo tutorial. Terminata questa riga, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, facciamo il primo punto alto e continuiamo per i primi 44 punti. Ci vediamo direttamente nella riga numero 3 dove c'è il marcapunti. Arrivati al marcapunti eseguiamo questo schema lungo la zona curva. Tolgo il marker, faccio il primo punto alto intanto e lo rimetto. Nelle 2 catenelle di separazione vado a lavorare un punto puff costituito da 4-5 gettati. Adesso vediamo, intanto prendiamo il filo ed entriamo e lo riprendiamo. 1, ripetiamo, 2, 3, 4, farei anche 4 gettate. Prendo il filo, chiudo tutto e chiudo. Catenella di separazione e andiamo a lavorare un punto alto sul punto alto. Bene, catenella di separazione e nello spazio successivo ripetiamo un punto puff, quindi entriamo, facciamo la prima, la seconda, la terza e la quarta. Prendo il filo, chiudo tutto, più catenella di separazione. Punto alto successivo facciamo ovviamente un punto alto e di nuovo catenella di separazione, un punto puff nello spazio successivo, quindi prendo il filo per 4 volte, 2, 3 e 4, chiudo tutto, catenella di separazione, punto alto sul punto alto dove c'è la perlina, catenella di separazione, non dimentichiamola, altrimenti si stringe il lavoro, e poi facciamo un altro punto puff, 1, 2, 3 e 4, chiudo tutto, catenella di separazione, punto alto sul punto alto, catenella di separazione, quindi penultimo punto puff, 1, 2, 3, 4, chiudo tutto, catenella, punto alto sul punto alto, catenella di separazione, ultimo punto puff, 1, 2, 3, 4, chiudo tutto,
Ultima catenella di separazione e concludo con un punto alto nel punto segnato con il marker. Chiaramente lo sposto dalla riga precedente e lo inserisco nella riga in lavorazione. Non fatevi ingannare dal fatto che i due marcapunti non sono perfettamente allineati, noi comunque dobbiamo lavorare su questa zona e adesso non ci rimane che andare a lavorare i 44 punti per terminare la riga, la terza, poi catenella di nuovo, giriamo il nostro lavoro, iniziamo la quarta riga andando a lavorare i primi 44 punti e ci vediamo al marker. Il primo punto lo lavoro a punto alto. Durante questa riga applicheremo le perline. Metto il marker, poi faccio 2 catenelle di separazione e fin da subito inserisco la mia perlina, ne inserirò 6. Quindi faccio passare tutto, ok, stringo un po', prendo il filo e vado a lavorare un punto alto nel punto puff, in quest'asola sopra il punto puff. Ok, 2 catenelle di separazione e poi faccio un punto alto sul punto alto. 2 catenelle, prendo la mia perlina, prendo il filo e faccio un punto alto nel punto puff. 2 catenelle di separazione e per tutta la zona continuerò in questo modo. Un punto alto sul punto alto, 2 catenelle di separazione, prendo la perlina, la inserisco prima di andare a lavorare il punto alto sul punto puff. Ok, prendo il filo e lavoro il punto alto sul punto puff. Bene, e continuo in questo modo. Concludo questa zona con le ultime 2 catenelle, ovviamente, e l'ultimo punto alto nel punto segnato. Rimetto il marcapunti, mi raccomando, e sul dritto questo sarà poi il risultato. Come notate, in qualche modo le perline in legno rendono meno traforata la lavorazione. Adesso, proprio come prima, terminiamo la riga lavorando i 44 punti, poi catenella, giriamo e iniziamo la quinta riga. Ci vediamo sempre al solito posto. Continuiamo per la riga numero 5. Tolgo il marker e lavoro il primo punto. Rimetto il marker e in sostanza dobbiamo andare a ripetere tutto quello che abbiamo fatto durante la riga numero 3. Faccio un punto alto più una catenella, primo spazietto vado a lavorare un punto puff, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto, catenella, un punto alto sul punto alto dove c'è la perlina, catenella, un punto puff subito dopo, 1, 2, 3, 4, chiudo tutto, una catenella, punto alto sul punto alto, catenella, un punto puff. Lo schema è molto semplice, 2, 3, 4, chiudo tutto,
catenella e un punto alto sul punto alto, catenella, punto puff e così via. Sono al termine della lavorazione, catenella, punto alto sulla perlina, cioè sul punto alto, ultimo punto puff, catenella, quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto, catenella di separazione, mi raccomando, è sull'ultimo punto, come notate non fa una piega, andiamo a lavorare un punto alto, ok. Guardate che bellissima lavorazione, bella bella. Queste perline danno un tocco in più, molto estiva. Proprio come prima, terminiamo questa riga con i 44 punti, catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo la riga numero 6 lavorando i primi 44 e ci vediamo al solito posto. Bene, riga numero 6, intanto vado a lavorare il primo punto alto e rimetto il marker. Durante questa riga non dobbiamo fare altro che ripetere la riga precedente, quindi faccio 1, 2 catenelle, prendo una perlina, se non dovesse entrare l'uncinetto perché le perline non sono tutte uguali, ogni tanto c'è quella che ha il foro strettino, prendo l'uncinetto 3, giusto per far passare l'aiuto attraverso il foro, passo al 3,5, stringo, prendo il filo e faccio un punto alto ovviamente nel punto puff, proprio come prima. Quindi chiudo 2 catenelle di separazione, un punto alto sul punto alto, 1, 2 catenelle, prendo la perlina, cioè più facile di così davvero non si può, facilissimo, quindi faccio il punto bassissimo, ok, chiudo, prendo il filo e vado nel punto puff sopra e chiudo, stringo bene, mi raccomando, quindi 2 catenelle, punto alto sul punto alto e procedo in questo modo su tutta la zona. Non so se mostrarvi tutto oppure riportarvi direttamente alla riga numero 7, perché comunque lo schema è lo stesso che vi ho mostrato durante la riga numero 4 e durante la riga numero 2. Ovviamente il numero delle perline aumenta, però dai, continuiamo, magari ve lo mostro, 2 catenelle e che così allunghiamo i tempi del tutorial. Chiudo
punto alto sul punto puff, 1, 2, punto alto sul punto alto, 1, 2, perlina, punto alto sul punto puff, 1, 2, punto alto sul punto alto. Che dite, continuiamo da soli? Magari ci vediamo proprio qui alla fine? Bene, sono al termine, come vi dicevo prima, devo fare le ultime 2 catenelle e applicare la 12ª perlina. Durante questo giro ho applicato 12 perline in legno. Prendo il filo, faccio il punto alto sul punto puff, 2 catenelle, 1, 2, e poi lavoro l'ultimo punto alto sul punto alto marcato, anzi dove è finito il marker un attimino perché mi è caduto poco fa. Ok, eccolo, quindi lo segno. Concludiamo questa sesta riga con i 44 punti, catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo la riga numero 7 lavorando i primi 44. Prima di andare però dovevo farvi vedere il risultato. Come notate ho ripetuto la stessa riga precedente, la seconda e la quarta. Per la riga numero 7 anche qui andiamo a ripetere tutto quello che abbiamo fatto durante la riga numero 5 e 3, quindi punti puff, catenelle, punti alti. Intanto iniziamo con il primo punto alto, catenella, mi raccomando, e nel primo spazio facciamo il primo punto puff, 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo tutto, catenella, punto alto sul punto alto della perlina, catenella, spazio successivo, un punto puff, 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto, catenella, punto alto sul punto alto, catenella e quindi punto puff più catenella, punto alto sul punto alto e così via. Anche per questa riga direi di continuare da soli perché credo che sia abbastanza chiaro, credo che già avete assimilato per bene anche la riga da lavorare a punto puff. Proprio come prima vi dico di vederci direttamente qui alla fine, in questo modo concluderemo la zona curva insieme e continueremo. Sono al termine, devo completare con l'ultimo punto puff e l'ultimo punto nel punto segnato, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, ultimo punto puff, catenella, ultimo punto alto. Quindi rimettiamo il marker. Questo sarà il risultato. Come notate si sta leggermente ondulando perché ci sono troppi punti, ma non è un problema, siccome per la riga successiva continuerò, la lavorazione di conseguenza si distenderà. Intanto occupiamoci di questa riga, terminiamola con i 44 punti, di nuovo catenella, giriamo il nostro lavoro e ci vediamo durante la riga numero 8 proprio qui a questo punto. Bene, siamo quasi al termine. Adesso io farò un ultimo giro e cercherò di distendere il mio lavoro per bene e si distenderà anche perché ho fatto già qualche prova e poi farò un ultimissimo giro di rifinitura per andare a chiudere e completare il mio lavoro. Perché ho deciso di fare gli ultimi 2 giri, uno a punto alto e l'ultimissimo a punto basso? Perché già la mia bag misura 18 cm, ma non appena completo questo giro andrò a 20 cm, che per me sono le dimensioni ideali per una clutch bag super estiva in Utah. Ora, se tu vuoi arrivare a 25 cm ed è la misura che ti consiglio, devi andare a ripetere la riga a punto rete e la riga a punto puff per raggiungere 25 cm o poco più con gli ultimi 2 di rifinitura, quelli che fra poco vedremo. Se anche il tuo lavoro sfarfalla e devi arrivare comunque a 25 cm, quando vai a lavorare la riga a punto rete, piuttosto che fare 2 catenelle di separazione, ne fai una e già vai a diminuire in qualche modo. Se il lavoro continua
continua a sfarfallare per la riga successiva, allora fai allo stesso modo quando vai a lavorare la riga a punto puff. Lavora soltanto punti alti e punti puff, togliendo le catenelle di separazione. Vi sto dando tante dritte, le sto dando soprattutto alle principianti, quindi non dovreste avere problemi. Per qualsiasi dubbio o informazione scrivetemi pure un commento, sarò lieta di rispondervi e di rispondervi nelle mie possibilità, perché sapete che per me a volte risulta difficile rispondere a determinate domande che riguardano lo schema, però farò del mio meglio. Detto questo, procedo con il mio lavoro. Tolgo il marcapunti e inizio a lavorare sia nel primo che nel secondo punto un punto alto chiuso a metà. Significa che prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, chiudiamo le prime 2 asole e ripetiamo lo stesso lavoro sopra il punto puff. Chiudiamo 2 asole, 3 asole, chiudiamo tutto. Abbiamo trasformato 2 punti in un unico punto. Poi facciamo una catenella di separazione, un punto alto nella catenella al di sotto. E per tutta questa zona curva ripeteremo sempre lo stesso lavoro, una diminuzione più una catenella più un punto alto nella catenella al di sotto. Rivediamolo. Prendo il filo, entro nel primo punto alto al di sotto e chiudo a metà. Ripeto nel punto puff, chiudo a metà, 3 asole e chiudo. Dopo aver fatto la diminuzione facciamo una catenella, un punto alto nello spazio al di sotto e ripetiamo una diminuzione prendendo il punto alto ed il punto puff. Chiudiamo tutto, catenella, punto alto nella catenella al di sotto, diminuzione, 1, 2 e chiudo, catenella, punto alto nella catenella al di sotto. Quindi diminuzione, 1, 2, chiudo tutto, catenella di separazione, punto alto, diminuzione, 1, 2, chiudo tutto, catenella, punto alto. E continuo in questo modo fino alla fine. Io direi di vederci anche in questo caso alla fine. Credo che lo schema sia chiaro, io non farò niente di più, niente di meno. Guardate come già la lavorazione si è distesa sulla patella, ma non troppo come notate, è fatto apposta. Perché? Perché devo fare un altro giro di rifinitura, l'ultimissimo. Se io stringessi troppo, non potrei fare l'altro giro, il mio lavoro si imbarcherebbe, quindi è tutto fatto di proposito. Come terminare? Semplicemente allo stesso modo. Vado a fare una diminuzione prendendo il punto alto ed il punto puff, ok, poi faccio una catenella e dovrei fare un punto alto qui perché c'è la catenella e stavolta chiudo lavorando un ultimo punto alto. Se vi ricordate, ad inizio lavoro abbiamo fatto subito la diminuzione. Bene, non vale per questo caso, quindi eccezionalmente chiuderemo la zona curva in questo modo: punto alto sulla catenella e punto alto. Adesso procediamo, terminiamo questa riga e stavolta ci vediamo alla fine. L'ultimissima riga la iniziamo e la continuiamo insieme perché il progetto è quasi terminato. Ultimo punto alto nell'ultimo punto, il 44esimo. Catenella, giro il mio lavoro. Se vado a misurare, il mio pannello misura sì 20 cm tondi tondi. Ripeto, le dimensioni vanno più che bene per una clutch in juta. Vado a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto alto sottostante, niente di più, niente di meno. Tolgo il marcapunti, lo possiamo anche togliere definitivamente, non ci serve più, e andiamo a lavorare un punto basso nel punto alto, un punto basso nel punto alto. Farò un punto basso anche nella catenella di separazione, quindi entro in questo modo e faccio un punto basso. Quindi lavorerò un punto basso in ciascun punto che ho al di sotto.
Guardate come il lavoro si distende perfettamente, guardate, avete visto? Sono quasi alla fine di questa zona. Punto basso sulla catenella e poi un punto basso nella diminuzione e procedo per i 44 punti. Ultimo punto basso. Adesso andiamo a rifinire questa zona, la parte davanti della nostra clutch. Faccio una catenella e un punto basso nello stesso punto e per ciascuna riga a punto alto andrò a lavorare 2 punti bassi. Intanto ne lavoro uno, poi passo alla riga successiva e ripeto 1, 2, anche nello stesso punto vanno bene. Riga successiva, 1, 2. Per essere più precisi possiamo utilizzare anche l'uncinetto 3. Riga successiva, 1 e 2. Come notate vi mostro che potete lavorare o 2 punti nello stesso punto oppure un punto prima e un punto dopo sempre nello stesso punto alto. Non succede nulla. 1, 2, 1, 2. Rifinitura completata. Ho lavorato gli ultimi 2 punti bassi nell'ultima riga punto alto. Dove c'è il punto basso, proprio in quest'asola, lavoro un punto basso e basta. Stacco un po' di juta e con un ago vado a fare la catenella dell'angolo. Chiusura invisibile. Giriamo il nostro lavoro sul retro e blocchiamo per bene la nostra juta. E voilà, il corpo della nostra clutch è così pronto, ma vediamo quanto misura. In altezza, quindi patella, parte dietro e parte davanti, misura 40 cm. Mi sono fatta malissimo, vabbè. E in larghezza 21 cm. Se volete irrigidire, ma io ve lo sconsiglio perché si va a perdere l'effetto morbido della juta, per foderare il progetto lo farò anch'io, vi consiglio di guardare il tutorial che riguarda la borsa Avril. Lì vedrete tutti i vari passaggi. Il modello è simile ma cambia lo schema ovviamente e anche la capienza, perché lì avevo realizzato dei laterali. Anzi, se volete lo stesso modello molto più grande in cordino potete seguire benissimo quel tutorial. Comunque vi lascio il tutorial nella i qui in alto. Fodero velocemente il mio progetto, applico una chiusura magnetica direttamente da cucire sia sulla patella che sulla parte davanti della mia clutch, quindi esattamente qui, e ci rivediamo per andare a cucire sia un lato che l'altro lato. Ho foderato velocemente la mia borsa, ecco qui il risultato, e adesso possiamo andare a cucire i 2 laterali. Ho segnato dei punti col marker, sono quei punti proprio che ho sempre segnato fin dall'inizio, quindi segnateli anche voi, in questo modo quando andrete a cucire sapete dove fermarvi, esattamente dove mi fermerò io. Vado a cucire la mia clutch sul rovescio, quindi piego esattamente in questo modo il mio pannello, il marcapunti lo sposto nel punto successivo, esattamente questo. Quindi nel 44esimo per intenderci, e mi aggancio alla catenella di separazione, quindi chiuderò il mio lavoro qui o partirò da qui, anzi partiamo direttamente da qui, per cui avendo questa linea guida possiamo partire con la nostra cucitura. Allo stesso modo farò dall'altra parte. Posto il marcapunti nel 44esimo punto del corpo clutch e nella catenella di separazione 1, 2 e questa è la catenella, eccola qui. Prendo un po' di juta e un ago per cucire. Intanto passo attraverso qualche punto qui e vado a fare un bel nodo per bloccare. Passo attraverso la metà catenella, non questa esterna, ma questa qui, quella retro.
e passo con l'ago attraverso l'asola più esterna, quindi lascio le asole più interne libere, in questo modo qualche centimetro di profondità. Poi passo all'asola esterna subito dopo, stessa cosa dall'altra parte, e stringo bene, asola esterna con asola esterna, pareggio per bene il tutto, così, e andiamo a cucire tutti i punti che coincidono, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Praticamente tutti i punti coincidono, non l'ho fatto apposta chiaramente, meglio così, quindi anche dall'altra parte. E poi gli ultimi due. Ah certo, perché amiche, scusatemi, ho 44 punti, diviso 2 sono 22, è normale. Vabbè, comunque meglio così. Vado a bloccare l'aiuto tra i punti. Può bastare così, taglio l'eccesso e posso ripetere la stessa operazione anche dall'altra parte. Cuciti i due lati, possiamo andare a capovolgere la nostra clutch in juta. Ecco qui una leggera profondità che non guasta, anche da questa parte. Bene. Troppo bella. Adesso sì che possiamo andare a cucire il bottone magnetico, vi suggerisco questo, uno qui e uno qui, da cucire direttamente con ago e filo trasparente, proprio come ho cucito la fodera, tracolla, manico da polso e la nostra clutch bag Utah super estiva sarà così pronta. Ma mettiamo in pratica tutto quello che ho detto. Per realizzare un manico da polso diverso dal solito occorrerà lavorare dei punti puff. Io ho lavorato 25 motivi raggiungendo 32 cm. Una volta lavorati tutti i motivi, e adesso vi mostro come fare, possiamo utilizzare un moschettone di questo tipo e fissarlo direttamente alla nostra lavorazione in questo modo. Quindi possiamo entrare all'interno del moschettone, possiamo bloccare con una catenella, mettiamo tutto sul dritto e andiamo a bloccare anche l'altra estremità. Ci inseriamo nella catenella iniziale, prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso tutto. Ok, esattamente in questo modo. Possiamo fare anche una catenella di sicurezza, staccare il filo, fare dei nodini e andare a nascondere il tutto attraverso la lavorazione. Oppure vi do un'altra alternativa: se non abbiamo il moschettone a portata di mano, possiamo direttamente agganciare il nostro lavoro alla clutch bag pochettine che precedentemente abbiamo realizzato. Come fare? Vado a bloccare la prima estremità esattamente dove c'è la cucitura, quindi al centro dei due pannelli davanti e dietro, così, e faccio un punto bassissimo. Poi prendo tutta la mia lavorazione, la metto sul dritto, entro nella prima catenella e faccio lo stesso lavoro. Mi inserisco sempre nello stesso punto e blocco con una catenella. Quindi faccio una catenella di sicurezza. A questo punto posso bloccare definitivamente il mio lavoro. Possiamo fare anche due nodini per sigillare al meglio il tutto, così, e poi con l'aiuto di un ago andiamo a nascondere le code in eccesso passando attraverso la lavorazione all'uncinetto. E nemmeno si vedono i punti bassissimi e quant'altro. Lavoro super pulito. E voilà, direi che è stata un'ottima idea, ma vediamo nel dettaglio come lavorare questo manico da polso. Intanto andiamo a fare un cappio. Facciamo una catenella e allunghiamo l'asola sull'uncinetto. Prendiamo il filato, l'aiuta, entriamo nella prima catenella e riprendiamo il filato. L'abbiamo fatto per una volta, possiamo farlo anche per una seconda volta. Io lo farei anche per una terza volta, dipende dallo spessore del filato, potete fare anche 4 gettate, 5 gettate. Una volta fatto questo, prendiamo il filo e andiamo a chiudere tutto. Facciamo una catenella, allunghiamo l'asola e ripetiamo lo stesso lavoro alla base.
2, 3, prendo il filo, chiudo tutto, catenella, allungo l'asola e ripeto all'infinito. 1, 2, 3 e chiudo. E di nuovo catenella, allungo l'asola e continuo finché non raggiungo le dimensioni che desidero. E chiudo. Quindi per il mio manico da polso ho raggiunto 32 cm come vi dicevo prima, ma potremmo realizzare anche una lunga tracolla da 1 metro o da 90-80 cm e applicarla direttamente alla nostra clutch bag in Utah. E voilà, amiche ed amici, progetto completato, una clutch bag Utah super estiva a tutti gli effetti. Ho anche applicato la chiusura proprio qui, bella che resistente, tutta bella che foderata. Ho applicato anche una catenina da 60 cm perché per comodità mia in una clutch bag del genere voglio avere una doppia scelta, quindi sia tracolla che manico da polso, che tra l'altro è fantastico, riprende i punti puff lavorati sulla patella. Io non aggiungerei altro perché è sì molto semplice ma di grande effetto. Vediamo insieme le misure finali. Siamo a 22 cm, altezza 14 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la clutch bag in Utah super estiva e super in trend vi sia piaciuta. Fatemi sapere tutto nei commenti come sempre, supportami con un bel pollice all'insù, mi raccomando, e se ancora non l'hai fatto cosa aspetti? Iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche su tutti gli altri social che sono abbastanza attiva. Vi ringrazio per aver scelto di guardare Momi anche quest'oggi, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!